Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino. In questo video continuiamo la nostra esplorazione di InfluxDB versione 2 installato su OpenABIAN a 64 bit su Raspberry, andando a configurare un'istanza di OpenHub di test in modo tale che possa scrivere dei dati appunto sul nuovo InfluxDB. Una volta scritti i dati andremo a configurare su Grafana delle dashboard, ne basterà una, giusto per essere certi che i dati vengano letti senza problemi come si sta facendo attualmente sulla versione 1.8. Concluso questo test, diciamo che abbiamo chiuso il giro e quindi possiamo essere certi e abbastanza fiduciosi nel fare la migrazione ufficiale, quindi della versione di InfluxDB che sto usando su OpenHub, dalla versione 1.8 alla versione 2. Detto questo, possiamo passare alla schermata PC e andare a vedere come configurare OpenHub e Grafana per interfacciarsi con InfluxDB versione 2. Eccoci sulla home page dell'OpenHub di test che gira sull'altro Raspberry. Al momento è praticamente vuoto. Io andrei a creare una things e un item in modo tale che ci siano dei dati da scrivere su InfluxDB. Quindi posso utilizzare il network binding ad esempio, in modo da fare in fretta. Prendiamo un pingable network device e pinghiamo ad esempio così il 18, che dovrebbe essere un son off. Creiamo la nostra thing, andiamo sui canali, prendiamo la latency, faccio proprio velocissimo perché tanto mi interessa solo avere dei dati. Linkiamo, vedete che c'è il dato, magari ne mettiamo un altro così abbiamo due informazioni diverse. Mettiamo il 30 che è un altro son off e anche qua aggiungiamo la latency come item. Ok, abbiamo le nostre informazioni. Intanto dobbiamo vedere se InfluxDB c'è come motore di persistenza, quindi andiamo a configurarlo. Qui dobbiamo mettere 192.168.1.8, cioè l'indirizzo IP del Raspberry dove gira InfluxDB 2. Ricordiamoci di cambiare la porta. Mettiamo InfluxDB versione 2, username admin, password Marco 1234 punto esclamativo. Adesso ho solo un dubbio sull'authentication token, dobbiamo vedere se InfluxDB 2 permette la connessione solo con username e password o se dobbiamo generare un token di sicurezza. L'organization è OpenHub e la retention point, quindi il bucket, è autogen. Direi che possiamo lasciare così. Salviamo e poi andiamo a vedere se nelle policy di persistenza vengono comunque salvati i vari item. Qua c'è un asterisco, restore on startup every change, mettiamo every update, così anche se il valore non cambia viene comunque scritto. Abbiamo il persist all items, quindi siamo sicuri che dovrebbe scrivere tutto. Andiamo a vedere se abbiamo sul log qualche informazione che ci dice se abbiamo fatto qualche errore. Quindi andiamo un attimo a vedere sul log del container, perché questo OpenHub gira su Docker. Ma qui errori non ne ho, quindi possiamo andare a vedere se per caso siamo riusciti già a scrivere su InfluxDB 2. Quindi apriamo la web application e vediamo se abbiamo qualcosa. Non abbiamo niente, quindi andiamo a vedere sui log. Quindi andiamo sul nostro Raspberry e andiamo nella cartella OpenHub user data. Qua dovrebbero esserci log se non sbaglio, sì. Mettiamoci in tail. Infatti abbiamo un errore, quindi organization name OpenHub not found. Come l'ho chiamata io l'organization qui?
OpenHub 4. Scusate, mi sono completamente dimenticato che l'avevo chiamata così. Quindi torniamo qui, mettiamo. Quindi vuol dire che comunque ci ha provato, che è già un buon segno. Salviamo, andiamo a vedere se qui adesso errori sembra che non ne abbiamo più, e quindi torniamo sull'interfaccia di InfluxDB per vedere se per caso qualcosa sta arrivando. Eccoli qua. Abbiamo, ovviamente è configurato di default, quindi ogni item viene creato come measurement a parte, perché non ho messo tutti i metadata che permettono di gestire un pochino meglio le tabelle, quindi measurement su InfluxDB. Però diciamo che sembra che dati ne abbiamo. Vediamo se al volo riusciamo a vedere qualcosa, ed eccolo qua. Mettiamo gli ultimi 5 minuti, quindi qui un item viene scritto, ok, viene scritto anche il secondo. Ok, adesso io questa interfaccia non la conosco, quindi sto solo cercando di capire che tutto stia funzionando. A questo punto possiamo utilizzare Grafana per andare a fare una dashboard su questa versione di InfluxDB. Quindi apriamo Grafana, andiamo su Connection, Add New Connection e cerchiamo InfluxDB. Aggiungiamo un data source, lo chiamiamo InfluxDB2, query language dobbiamo mettere Flux, l'URL è il solito indirizzo IP del Raspberry con la porta custom. Dobbiamo lasciare basic out dove mettiamo le credenziali di InfluxDB, quindi admin marco 1234 punto esclamativo. Nell'organization mettiamo OpenHub 4. Il token lo dobbiamo andare a generare, ecco qua serve il token oltre username e password. Adesso lo andiamo a generare e mettiamo il default bucket autogen. Quindi torniamo sul nostro InfluxDB, tanto qua i dati sono andati un po' avanti. Andiamo su load data, API tokens. Qui abbiamo già un token completo che può fare tutto, però non lo vediamo più perché è stato generato in fase di installazione per uso interno. Possiamo fare un clona, così ci viene creato un nuovo token. Ho scoperto un baco che il copy to clipboard non funziona, quindi questo token va copiato e incollato a mano. Quindi l'ho selezionato e ho fatto CTRL C. A questo punto vengo qua, lo inserisco, salvo, ed è andato bene. Mi ho trovato 3 bucket, perché ci sono dei bucket di sistema oltre il mio autogen. A questo punto andiamo su Explore View e proviamo a fare una query. Andiamo a vedere le sample query perché io non me la ricordo la sintassi. Facciamo una simple query. Ed ecco qua i dati. Prendiamo gli ultimi 30 minuti e abbiamo la nostra misura. Quindi con un po' di fatica, ma ce l'abbiamo fatta, ne abbiamo scritto e letto le informazioni, quindi sembrerebbe che tutto funzioni come si deve. Farò poi delle prove un pochino più approfondite e poi deciderò quando fare la migrazione. Detto questo, possiamo fermarci qui per questo video. Il prossimo video su questo argomento sarà proprio quello relativo all'aggiornamento della mia installazione di InfluxDB 1.8 a InfluxDB 2. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!